L'email arrivò un martedì mattina mentre stavo rivedendo i rapporti trimestrali per la mia società di consulenza. Oggetto: lista definitiva degli invitati alla cerimonia di laurea di Tyler. Cliccai per aprirla, aspettandomi dettagli di conferma, magari un promemoria sull'orario o informazioni sul parcheggio. Invece, trovai un messaggio da Lauren, la mia ex moglie, che fece diventare il mio caffè amaro come cenere. David, so che sarà difficile, ma Tyler e io abbiamo deciso che sarebbe meglio se tu non partecipassi alla cerimonia di laurea. I posti sono limitati e, con la mia famiglia che arriva da Boston e i genitori della ragazza di Tyler che vogliono esserci, semplicemente non c'è spazio. Sono sicura che capirai. Possiamo festeggiare con te separatamente dopo. Lo lessi 3 volte. Ogni volta le parole restavano le stesse, ma il loro significato cambiava nella mia testa. Posti limitati, la laurea di mio figlio al college, la cerimonia che avevo finanziato per 4 anni, e io non ero invitato. Mi chiamo David Hartley. Ho 52 anni e negli ultimi 15 sono stato consulente di direzione, aiutando aziende a snellire le operazioni e massimizzare l'efficienza. Sono bravo a risolvere problemi, a cogliere schemi, a prendere decisioni logiche. Ma nulla nella mia formazione professionale mi aveva preparato a un'email che mi diceva che non ero il benvenuto alla laurea di mio figlio al college. Tyler è il mio unico figlio. Quando Lauren e io ci siamo separati 8 anni fa, abbiamo concordato la custodia condivisa, anche se lui passava la maggior parte del tempo con lei nella casa che avevo pagato prima del divorzio. La separazione doveva essere amichevole. Niente urla, niente lotte per i beni, solo 2 persone che si erano allontanate e avevano deciso di andare avanti separatamente. Lauren ha tenuto la casa, io un appartamento in centro, e abbiamo deciso di crescere Tyler insieme fino al liceo e oltre. Pensavo che stessimo facendo un buon lavoro. Tyler e io cenavamo ogni 2 mercoledì, trascorrevamo i fine settimana alternati quando il suo programma lo permetteva, e non mancavo mai ai suoi eventi importanti, o almeno non li avevo mai mancati fino ad ora. Presi il telefono e chiamai Tyler direttamente. Squillò 4 volte prima di andare alla segreteria. Provai di nuovo. Stesso risultato. Al terzo tentativo rispose. «Papà, sono in classe», disse Tyler, con voce bassa e irritata. «Tyler, ho appena letto l'email di tua madre sulla laurea». «Che succede?» Silenzio. Poi sentii rumori di passi, una porta che si chiudeva, passi su quello che sembrava cemento. «Papà, guarda, non voglio farne un dramma». «Non partecipare alla laurea di mio figlio è un dramma, Tyler. È solo una cerimonia, ok? La famiglia di mamma viene e i genitori di Ashley vogliono esserci, e l'auditorium ha un numero limitato di posti. Dobbiamo dare priorità». La parola priorità mi colpì come uno schiaffo. E io non ero nella lista delle priorità. «Papà, stai rendendo tutto più difficile di quanto dovrebbe essere. È solo una cerimonia. Possiamo festeggiare insieme il prossimo weekend o quando vuoi. Mamma ha detto che organizzerà qualcosa. Tua madre ha detto che avete deciso insieme. È vero». Un'altra pausa. Più lunga. «Sì. Voglio dire, ne abbiamo parlato. Guarda, devo tornare a lezione. Parliamo dopo». «Ok». Riattaccò prima che potessi rispondere. Rimasi seduto nel mio ufficio a fissare lo schermo del computer dove l'email era ancora aperta. Posti limitati. Priorità. È solo una cerimonia. Le parole rimbalzavano nella mia testa, ognuna più dolorosa della precedente. 4 anni di tasse universitarie, $47.000 all'anno per un'università privata. $188.000, senza contare vitto e alloggio, libri di testo, il portatile che gli avevo comprato al primo anno, o l'auto per cui avevo firmato come garante quando voleva indipendenza. E a quanto pare, quell'investimento non mi aveva guadagnato un posto alla sua laurea. Aprì i miei estratti conto, guardando il flusso costante di pagamenti fatti negli ultimi 4 anni. Ogni semestre, come un orologio, $23.500 trasferiti dal mio conto all'università.
Lauren non aveva contribuito con un centesimo. Si era risposata 3 anni prima con un certo Brandon, che gestiva una concessionaria di auto. E a quanto pare il loro reddito combinato era abbastanza comodo da non sentire il bisogno di aiutare con l'educazione di Tyler. Per me andava bene così. Volevo dare a mio figlio la migliore istruzione possibile. Volevo che si laureasse senza il peso dei prestiti studenteschi a schiacciargli il futuro. Ma ora, seduto nel mio ufficio con quell'email che mi bruciava lo schermo, mi chiedevo se stessi finanziando la mia stessa irrilevanza. Se questa storia ti sta colpendo, per favore premi il pulsante di iscrizione e lascia un commento qui sotto con i tuoi pensieri. Ti sei mai sentito escluso da un momento importante in famiglia? Il tuo mi piace aiuta più persone a scoprire queste storie. Ora, continuiamo. Il resto della giornata passò in un turbine. Feci tutto il necessario al lavoro, partecipando a riunioni e rivedendo rapporti, ma la mia mente tornava sempre a quell'email. La sera presi una decisione. Chiamai la mia assistente, Jennifer, che lavorava con me da 6 anni e conosceva la mia situazione familiare meglio di chiunque altro. Jennifer, ho bisogno che mi prenoti un viaggio lontano, in un posto dove non sarò tentato di presentarmi senza invito alla laurea di mio figlio. David, stai bene? La sua preoccupazione era sincera, e la apprezzai. Non proprio, ma lo sarò. Devo sparire per tutto il weekend della laurea, in un posto senza segnale, se possibile. 3 giorni dopo avevo una prenotazione in un remoto lodge di pesca in Alaska. 5 giorni, 4 notti, totale disconnessione dal mondo moderno. Il lodge si pubblicizzava come una destinazione per una disintossicazione digitale, senza wifi, segnale telefonico intermittente, e solo montagne, fiumi e silenzio. Non dissi nulla a Tyler o a Lauren dei miei piani. Quando Tyler mi scrisse 2 giorni prima della laurea chiedendo se potevamo pranzare il giorno dopo, risposi semplicemente che non sarei stato disponibile quel weekend. Non chiese il perché. La mattina in cui volai in Alaska, mancavano 3 giorni alla laurea di Tyler, salii sull'aereo con una borsa da viaggio piena di attrezzatura da pesca, che avevo comprato appositamente per questo viaggio, non essendo mai stato particolarmente interessato alla pesca. Ma il lodge richiedeva agli ospiti di partecipare ad almeno un'attività all'aperto, e la pesca sembrava un compito abbastanza meccanico da distrarmi da ciò che stavo perdendo. Il lodge era esattamente come pubblicizzato. Bungalow rustici, viste spettacolari e silenzio assoluto, interrotto solo dal vento tra i pini e dal rumore dell'acqua del fiume vicino. La mia casetta aveva una stufa a legna, un letto comodo e un piccolo portico che si affacciava sull'acqua. Niente televisione, niente internet, nessun collegamento con il mondo. Avevo lasciato tutto alle spalle. La prima sera, seduto su quel portico con un bicchiere di whisky, lasciai emergere tutto ciò che avevo trattenuto da quando era arrivata quell'email. Rabbia per essere stato escluso, dolore per il fatto che mio figlio avesse accettato tutto questo. Confusione su come fossi diventato superfluo nella vita di mio figlio. Ma soprattutto, provai una strana sensazione di sollievo. Per la prima volta in 15 anni, non aspettavo che succedesse l'inevitabile. Non cercavo di mantenere le apparenze o di districarmi nella complicata relazione tra genitori divorziati. Ero solo David Hartley, seduto da solo in Alaska, senza che nessuno si aspettasse nulla da me. La cerimonia di laurea si tenne sabato pomeriggio. Lo sapevo perché avevo memorizzato i dettagli prima di partire, ore 2 del pomeriggio, Auditorium Riverside, con un ricevimento a seguire nel cortile del campus. Mentre Tyler attraversava il palco per ricevere il diploma, io ero immerso fino alla vita in un fiume gelido, a imparare a lanciare una lenza da mosca da una guida di nome Marcus, che probabilmente pronunciò 50 parole in tutta la giornata. Pensavo a Tyler continuamente. Mi chiedevo se avesse notato la mia assenza, se qualcuno avesse chiesto di me, se Lauren avesse preparato qualche storia per giustificare la mia mancanza, ma non controllai il telefono. Il lodge aveva un telefono satellitare per le emergenze, ma il mio cellulare rimase spento nella borsa. Fu solo domenica sera, il 4º giorno al lodge, che la curiosità ebbe la meglio. Accesi il telefono,
aspettandomi qualche messaggio. Quello che trovai fece tremare le mie mani. 125 chiamate perse, 89 messaggi, 34 segreterie vocali. Le chiamate erano iniziate sabato pomeriggio, proprio quando la cerimonia sarebbe finita. Prima da Tyler, poi da Lauren, poi da numeri sconosciuti. Domenica mattina le chiamate arrivavano ogni 15 minuti. Scorsi i messaggi, il cuore che batteva forte. Tyler, papà, dove sei? Dobbiamo parlare. Tyler, per favore, richiamami. È importante. Lauren, David, devi chiamarmi subito. È per Tyler. Tyler, papà, è successo qualcosa. Per favore richiamami. Tyler, mi stai ignorando? È serio. Lauren, David, ovunque tu sia, devi tornare a casa subito. C'è stata una situazione. I messaggi diventavano sempre più disperati col passare del weekend. Domenica pomeriggio Tyler mandava messaggi ogni ora. Tyler, papà, sto davvero impazzendo. Dove sei? Tyler, papà, ho bisogno di te. Per favore non ignorarmi. Tyler, papà, ho fatto un grosso errore. Per favore chiamami. Fissai il telefono, diviso tra preoccupazione immediata e una più cupa soddisfazione nel sapere che ora, improvvisamente, ero necessario. Ascoltai le segreterie vocali. La voce di Tyler nella prima era tremante, incerta. Papà. Ciao, sono io. Senti, è successo qualcosa alla laurea e devo proprio parlarti. Puoi richiamarmi appena ricevi questo. La seconda era Lauren, la voce tesa dallo stress. David, non so dove sei né perché non rispondi, ma Tyler ha bisogno di parlarti. È importante. Per favore richiama. Al 10° messaggio in segreteria, Tyler stava piangendo. Papà, mi dispiace tanto. Mi dispiace per tutto. Ho bisogno di te. Per favore richiamami. Non so cosa fare. Ero seduto sulla veranda della mia baita mentre il sole tramontava sulle montagne dell'Alaska e presi una decisione. Qualunque fosse la crisi che Tyler stava affrontando, avrebbe dovuto risolverla da solo. Proprio come aveva capito che non ero una priorità per la sua laurea. Spensi il telefono e entrai a preparare la cena. La mattina seguente, il mio ultimo giorno intero al lodge, partii per un'escursione solitaria tra le montagne. La guida mi diede una mappa, una bussola e istruzioni di restare sui sentieri segnati. Camminai per 6 ore in una natura così remota che le mie impronte erano gli unici segni umani per chilometri. Quell'esperienza mi diede tempo per riflettere su Tyler, su Lauren, sulle scelte che avevo fatto come padre e ex marito. Avevo cercato di fare tutto nel modo giusto dopo il divorzio, mantenere un contatto regolare, non parlare mai male di Lauren con Tyler, pagare tutto senza lamentarmi, presentarmi a ogni evento a cui ero invitato. Ma da qualche parte lungo la strada, la mia presenza era diventata opzionale, una comodità più che una necessità. E quella consapevolezza, dolorosa com'era, chiarì qualcosa che avevo evitato per anni. Avevo cercato di guadagnarmi l'amore di mio figlio attraverso il sostegno economico e il comportamento impeccabile. Avevo così paura di essere il cattivo, il padre assente, la vittima del divorzio, che mi ero lasciato diventare invisibile. Al mio ritorno dall'escursione, il gestore del lodge mi disse che il telefono satellitare aveva squillato più volte, tutte chiamate dallo stesso numero. Non chiesi chi fosse. Lo sapevo già. Martedì mattina, giorno della partenza, accesi finalmente il telefono per il volo di ritorno. I messaggi erano continuati fino a lunedì. Tyler, papà, ti supplico. Per favore, chiamami. Lauren. David. Questo è oltre il limite. Vostro figlio ha bisogno di voi e lo state ignorando. Che tipo di padre fa questo? Tyler. Ho perso tutto. Per favore, ho bisogno del tuo aiuto. Un numero nuovo accompagnato da un messaggio che mi gelò il sangue. Sconosciuto. Signor Hartley,
sono il detective Morrison della polizia del campus. Dobbiamo parlare riguardo a suo figlio, Tyler Hartley. La preghiamo di contattarci al più presto. Ero seduto nella baita principale, fissando quel messaggio. Polizia del campus. La mente correva tra possibilità, ognuna peggiore della precedente. Tyler era stato arrestato, ferito. Era in prigione. Il telefono satellitare era per emergenze, escluso. Chiamai il numero di Tyler, rispose al primo squillo. Papà. Papà. Oddio. Dove sei stato? Tyler, cosa è successo? Ho ricevuto un messaggio dalla polizia del campus. Mi dispiace tanto, papà. Mi dispiace davvero tanto. Ora piangeva apertamente. Ho perso tutto. Tutto. Cosa hai perso? Tyler, calmati e dimmi cosa è successo. I soldi, papà. Tutti. I soldi della laurea, i regali, tutto. È sparito. Il mio silenzio doveva tradire la confusione perché Tyler continuò, le parole che si accavallavano. Tutti mi hanno fatto regali per la laurea, soldi, assegni, carte regalo. Nonni hanno mandato $5.000. I cugini di mamma, zio Rick, i genitori di Ashley, tutti. Doveva essere il mio inizio, sai, per dopo la laurea. Per la vita. Cosa è successo? Sono stato derubato. Beh, non proprio derubato. Truffato. C'era un tipo alla festa di laurea. Diceva di essere un consulente finanziario. Diceva che poteva investire i miei soldi e raddoppiarli in 6 mesi. Sembrava così legittimo, papà. Aveva biglietti da visita, referenze, tutto. Ero così entusiasta dei soldi, di avere finalmente qualcosa di mio, che gli ho dato tutto. Chiusi gli occhi, già intuendo dove stava andando a parare. Quanto, Tyler? $23.000. Ogni centesimo che qualcuno mi aveva dato per la laurea. Se li hai presi tutti è sparito. I biglietti da visita erano falsi. Le referenze erano false. Tutto falso. La polizia ha detto che è una truffa comune alle lauree. Prendono di mira i ragazzi che hanno appena ricevuto soldi in regalo. E perché hai bisogno di me? La domanda uscì più dura di quanto volessi. Ma sono stanco di essere la soluzione a problemi in cui non sono stato coinvolto. Perché non so cosa fare, papà. Dovevo usare quei soldi per il primo e l'ultimo mese di affitto di un appartamento a Chicago. Ho un lavoro che inizia tra 3 settimane, ma ora non ho niente. Mamma ha detto che non può aiutare perché lei e Brandon hanno appena comprato una macchina nuova. I genitori di Ashley sono furiosi perché mi hanno dato $2.000 e ora sono spariti. Sono completamente fregato. E i soldi della festa di laurea? La festa che ha organizzato Lauren. Da lì veniva la maggior parte. La festa, il ricevimento a casa di mamma dopo. Tutti sono stati così generosi e io li ho buttati via perché ero stupido e avido e volevo impressionare Ashley, dicendole che avrei raddoppiato i soldi della laurea. Feci un respiro profondo, elaborando tutto. Mio figlio era stato truffato di $23.000 in regali di laurea. Regali fatti a eventi a cui non ero stato invitato, da persone che festeggiavano un traguardo a cui non ero stato permesso di assistere. Tyler, mi dispiace che ti sia successo, ma non capisco perché mi stai chiamando. Perché sei mio padre, la sua voce si spezzò. Perché ho bisogno di aiuto e tu sei l'unico che può aiutarmi. Mamma ha già detto di no e non ho nessun altro. Fammi capire bene. Tu e tua madre avete deciso che non ero abbastanza importante da venire alla tua laurea. Hai dato priorità a tutti gli altri tranne che a me. Mi hai fatto sentire come un bancomat che ha servito il suo scopo. E ora che sei nei guai, improvvisamente sono di nuovo papà. Improvvisamente sono quello di cui hai bisogno. Papà, ti prego. So di aver sbagliato per la laurea. So che è stato sbagliato, ma questa è un'altra cosa. Questa è tutta la mia vita. No,
Tyler. Il tuo futuro era una mia preoccupazione quando pagavo la tua istruzione. Il tuo futuro era una mia preoccupazione quando mi presentavo a ogni evento, trovavo tempo per ogni cena, cercavo di far parte della tua vita. Ma tu hai chiarito molto bene alla laurea che non faccio parte della tua vita. Quindi, il tuo futuro è un tuo problema adesso. Non puoi essere serio. Sono completamente serio. Hai voluto dare priorità ad altri invece che a me. Bene. Chiamali per chiedere aiuto. Chiama la famiglia di tua madre che ha potuto sedersi in posti che sarebbero dovuti essere miei. Chiama i genitori di Ashley che erano più importanti di me. Chiama chiunque altro fosse più degno di essere alla tua laurea. Papà, ti prego, non fare così. Ho fatto un errore. Sì, ne hai fatti. Diversi errori. E ora devi convivere con le conseguenze. Riagganciai. Le mani mi tremavano, ma per la prima volta in settimane mi sentivo lucido. Il telefono squillò di nuovo subito. Rifiutai la chiamata. Squillò ancora, rifiutai. Al terzo tentativo spensi completamente il telefono. Il volo di ritorno fu tranquillo. Lo passai leggendo un libro che avevo comprato nel minuscolo negozio del Lodge, un thriller su un uomo che spariva nel selvaggio per fuggire dalla sua vita. L'ironia non mi sfuggì. Quando atterrai a Chicago martedì sera, accesi il telefono per ordinare un rideshare. I messaggi erano continuati. Lauren, David, capisco che siate feriti, ma abbandonare vostro figlio ora è crudele. Ha bisogno di voi. Tyler, non posso credere che tu mi stia facendo questo. Lauren, qualunque problema abbiamo come ex coniugi, non sfogatevi su Tyler, siate la persona più grande, Tyler. Va bene. Vuoi che dica che ho sbagliato per la laurea? Ho sbagliato. Avresti dovuto essere invitato. Ora, mi aiuterai? Scorsi i messaggi con distacco, li cancellai senza rispondere e ordinai il mio passaggio a casa. Il mio appartamento sembrava diverso quando entrai, più pulito in qualche modo, come se avessi liberato un ingombro invisibile solo stando via qualche giorno. Disfeci la borsa, misi via l'attrezzatura da pesca che probabilmente non avrei mai più usato e preparai la cena. Verso le 21, bussarono alla porta. Guardai dallo spioncino e vidi Tyler nel corridoio. Gli occhi erano rossi. I soldi del regalo di laurea evidentemente non avevano incluso un taglio di capelli recente, e sembrava assolutamente miserabile. Aprì la porta, ma non lo invitai a entrare. Come hai fatto a sapere che ero a casa? Chiesi. Ho controllato ogni poche ore da quando è atterrato il tuo volo. L'ho seguito online. È un po' inquietante. Papà, per favore, possiamo parlare. Mi spostai e lo lasciai entrare. Tyler entrò nel mio appartamento e rimase impacciato in soggiorno, come se non fosse sicuro di potersi sedere. Di quello che devi dire, gli dissi. Ho sbagliato per la laurea. Sono stato egoista e ti ho ferito e mi dispiace. Sei dispiaciuto perché mi hai ferito o perché ora hai bisogno di qualcosa da me? Tyler sussultò. Entrambi, immagino. Non lo so. Sono un casino adesso, papà. Tutto sta crollando e non so come rimetterlo a posto. Benvenuto nell'età adulta, Tyler. A volte le cose crollano e devi imparare a rimetterle a posto da solo. Quindi, non mi aiuterai davvero? Andai in cucina e mi versai un bicchiere d'acqua. Tyler mi seguì, la sua presenza riempiva il mio piccolo spazio di tensione. Ti dico cosa succederà, dissi. Lo risolverai da solo. Chiamerai quel lavoro a Chicago e spiegherai la situazione. Forse ti aiuteranno con le spese di trasferimento, forse no. Troverai un coinquilino dove potrai pagare mese per mese finché non metterai da parte un po' di risparmi. Imparerai a fare un budget, a vivere entro i tuoi mezzi e a capire che le azioni hanno conseguenze. Ma non ho niente, papà. Parto da zero. No, Tyler, parti dallo stesso punto da cui partono la maggior parte dei laureati.
L'unica differenza è che ti aspettavi di partire da una situazione migliore perché sei stato fortunato ad avere una famiglia e amici generosi. Ma quella fortuna è finita perché hai preso una decisione sbagliata. Ora tocca a te imparare da questo. È per colpa della laurea, vero? Mi stai punendo per la laurea. Posai il bicchiere d'acqua e guardai mio figlio. Lo guardai davvero. Aveva 22 anni, fresco di laurea in amministrazione aziendale, pronto a iniziare un lavoro in una società di consulenza a Chicago. Aveva davanti a sé ogni opportunità del mondo. Non è una punizione, Tyler, è che finalmente ho capito qual è il mio ruolo nella tua vita. Per anni ho pensato che bastasse pagare le cose, presentarmi quando potevo, restare presente e di supporto. Ma tu hai chiarito che il mio ruolo è quello di bancomat, non di padre, e io ho finito con quel ruolo. Non è vero. Sei mio padre. Sei più di un semplice portafoglio. Allora perché non ero alla tua laurea? Se sono più di un portafoglio, perché non ero abbastanza importante da esserci? Il volto di Tyler si contrasse perché mamma aveva detto che non c'era posto e io non volevo creare problemi. Pensavo che avresti capito, disse lui. I did understand, Tyler. He understood perfectly. Ho capito, Tyler. Ho capito perfettamente. Ho capito che quando contava, quando c'era da scegliere chi fosse importante, io non sono stato scelto. E va bene così. Ma non puoi avere tutto e due modi. Non puoi escludermi dalla tua vita e poi tirarmi dentro quando ti serve un salvataggio economico. E adesso? Hai finito di fare il mio padre. No, ho finito di fare il tuo bancomat. Se vuoi una relazione con me, se vuoi che io sia tuo padre in modo significativo, ci vorrà impegno da parte tua. Impegno vero, non solo telefonate quando sei nei guai, non solo cene ogni 2 mercoledì perché sono programmate. Un investimento reale nella nostra relazione. Tyler rimase lì a riflettere. Vidi il momento in cui capì che ero serio, che non era una trattativa o un tentativo di colpevolizzarlo per ottenere scuse. Era un confine che stavo tracciando. Non so come sistemare tutto, disse piano. Io, ma so che non inizia con me che scrivo un assegno. Tyler se ne andò 20 minuti dopo senza la risposta che era venuto a cercare. Lo guardai camminare verso la sua macchina dalla finestra, lo vidi sedersi al posto di guida e restare lì per un lungo, pesante momento, come se stesse combattendo con se stesso, prima di accendere finalmente il motore e andarsene. Le settimane successive furono silenziose. Tyler non chiamò. Loren mandò qualche messaggio arrabbiato a cui non risposi. La vita andava avanti. Presi un nuovo cliente, mi immersi nel lavoro e cominciai ad andare regolarmente in palestra. L'attrezzatura da pesca dell'Alaska stava nell'armadio come un monito potente. A volte la soluzione migliore a un problema impossibile è allontanarsi del tutto, sparire dalla scena per ritrovare se stessi. 6 settimane dopo la laurea, ricevetti un messaggio da Tyler breve, semplice e inaspettato. Papà, ho trovato un coinquilino a Chicago. 3 altri ragazzi del college. L'appartamento non è un granché, ma l'affitto è gestibile. Inizio il lavoro lunedì. Volevo che lo sapessi. Fissai quel messaggio a lungo prima di rispondere. Orgoglioso di te per avercela fatta. 3 puntini apparvero, scomparvero, riapparvero, come un respiro incerto, un'attesa sospesa. Finalmente un altro messaggio. Possiamo cenare insieme qualche volta? Niente di speciale, niente richieste. Solo cena. Mi piacerebbe. Ci incontrammo il mercoledì seguente in una tavola calda a metà strada tra il suo nuovo appartamento e casa mia. Tyler sembrava diverso, più magro, più stanco, ma anche più solido in qualche modo, come se fosse stato messo alla prova e ne fosse uscito. Il lavoro va bene, disse dopo aver ordinato. Stressante, ma va bene. Sto imparando molto. È fantastico, Tyler. L'appartamento è terribile. Un bagno per 4 ragazzi, e credo che qualcosa sia morto nei muri perché c'è un odore che non riusciamo a identificare, ma ce la facciamo.
È un'esperienza che ti forma, dissi con un leggero sorriso. È così che la chiamiamo. Lui sorrise a sua volta e per la prima volta in mesi quel sorriso sembrò sincero. Parlammo per 2 ore del suo lavoro, dei coinquilini, di Ashley, che lo aveva lasciato 2 settimane dopo la laurea quando aveva capito che i soldi truffati significavano niente, viaggi romantici o cene costose, dei suoi progetti per il futuro e della sua crescente consapevolezza che la vita adulta non era come se l'era immaginata. Ero davvero arrabbiato con te, disse Tyler mentre finivamo il dessert. Per settimane sono stato furioso perché non volevi aiutarmi. Mamma continuava a dire che eri vendicativo e meschino. E ora credo di capire. Ti ho trattato come se fossi usa e getta, come se contassi solo quando avevo bisogno di qualcosa, e tu me l'hai fatto notare. Non sto cercando di darti una lezione, Tyler. Non sto cercando di punirti. Ho solo finalmente capito che non posso costringerti a darmi valore. O lo fai o non lo fai. Io ti valuto, papà. Ci ho messo un po' a capirlo, ma ti valuto. Dividemmo il conto. Tyler insistette per pagare la sua parte, anche se vedevo che calcolava mentalmente la spesa. Era un progresso. Mentre ci avviavamo verso le nostre macchine, Tyler si fermò. Papà, mi dispiace per la laurea. Davvero. Non per quello che è successo dopo, ma perché avresti dovuto esserci. Te lo sei meritato più di chiunque altro. Grazie per averlo detto. Posso chiederti una cosa? Dove eri quel weekend? Non hai mai detto. Una baita di pesca in Alaska, completamente fuori dalla rete. Tyler rise. Davvero rise, una risata sincera. Sei andato in Alaska? Sì. Ho imparato a pescare a Mosca, ho camminato tra le montagne e ho passato 4 giorni senza pensare alla laurea. È davvero una cosa tosta, papà. Rimanemmo lì nel parcheggio della tavola calda e per la prima volta da quella mail sul posto limitato, sentii di parlare con mio figlio. Non uno sconosciuto che aveva bisogno di soldi, non qualcuno obbligato a mantenere i contatti, ma mio figlio vero. Tyler, devo farti capire una cosa. Sono orgoglioso di te per esserti laureato. Sono orgoglioso di come stai gestendo questa crisi da solo. E sono orgoglioso che tu abbia voluto contattarmi stasera. Ma la nostra relazione d'ora in poi sarà diversa. Diversa come? Più onesta, più reciproca. Meno io che cerco di guadagnarmi il tuo affetto e più noi che costruiamo qualcosa di vero. Tyler annui lentamente. Penso di potercela fare. Bene, perché io ho finito di essere quello che paga tutto ma non viene invitato ai momenti importanti. Affare fatto. Ci stringemmo la mano e Tyler mi strinse in un abbraccio inaspettato. Grazie, papà, per non avermi mollato anche quando me lo meritavo. Io non ti ho mollato, Tyler. Ho smesso di farmi dare per scontato. C'è una differenza. 3 mesi dopo, Tyler mi chiamò dal lavoro, entusiasta per un'opportunità di promozione. Parlammo per mezz'ora delle sue prospettive di carriera e non una volta mi chiese qualcosa se non un consiglio. 2 mesi dopo, mi invitò a cena nel suo appartamento. Il posto era terribile come aveva detto, ma vederlo affrontare la vita con 3 coinquilini, gestire il budget e costruire la sua indipendenza mi fece capire che la cosa migliore che avessi mai fatto per lui era lasciarlo cavarsela da solo. 6 mesi dopo la laurea, in un martedì qualunque, ricevetti un pacco per posta. Dentro c'era una foto incorniciata di Tyler con toga e tocco, firmata sul retro con una dedica scritta a mano, a papà, che è sempre stato lì, anche quando non potevo vederlo. Mi dispiace per la laurea. Con affetto, Tyler. La appesi al muro accanto alla foto di noi 2 alla sua laurea del liceo, a cui ero stato davvero invitato. Guardando quelle 2 foto, capii qualcosa di importante. A volte essere un buon padre significa insegnare ai propri figli che non possono darti per scontato. A volte l'amore significa mettere dei limiti. E a volte la cosa migliore che puoi fare per qualcuno è lasciarlo cadere, sapendo che sarà più forte quando si rialzerà. Il telefono vibrò.
Tyler chiedeva se ero libero per cena la settimana prossima. Niente di speciale, solo cena. Sorrisi e risposi, assolutamente. Perché è così che sono le relazioni vere. Non transazioni, non obblighi, non visite al bancomat mascherate da tempo in famiglia. Solo due persone che scelgono di passare del tempo insieme perché lo vogliono davvero. E quello, finalmente, avevo imparato, valeva più di qualsiasi cerimonia di laurea.